Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per il mese di gennaio 2026. Abbiamo la carta del carro, amici del Capricorno. Potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere dare una direzione ad una situazione o ad una relazione. Può essere un momento dove si sceglie e normalmente quando c'è il carro questa scelta è fatta in modo giusto, è una buona scelta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque trovate tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il segno del Capricorno. Partiamo con un Papa, un 10 di bastoni, il Mago, abbiamo un 3 di bastoni, la Forza, abbiamo la Stella, tre di spade, 7 di bastoni e l'imperatrice. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è il movimento energetico del mese. Qui portate pazienza, c'è il riflesso della luce. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, le relazioni, i soldi, andiamo a vedere un po' tutti i settori del mese. Partiamo da questo Papa. Io ho come l'idea che potrebbe esserci un percorso di studi in atto, potrebbe far riferimento a una guida alla quale accudirete o potreste essere voi che vi trasformerete in qualche modo in una guida. Andiamo a vederlo. Torre, quindi cadono come certe idee. E fante di bastoni. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Asso di denari, 6 di spade e 5 di pentacoli. C'è come un nuovo inizio. Interessante perché c'è un 10 di bastoni al contrario, quindi è come se per certi versi non volesse interrompere quello che potrebbe essere venuto giù con la carta della torre. C'è comunque un qualche seme nuovo che potrebbe essere piantato. C'è anche la carta del mago, andiamo a vederla. 2 di bastoni, 2 di pentacoli, 8 di pentacoli, 4 di coppe e 4 di spade. Io credo che ci sia la voglia di guardare al futuro in modo nuovo, piantando un nuovo seme, interrompendo. Qui potrebbe essere una relazione, ragazzi, una relazione o un tema con qualche figlio, vi dirò. Scuola, cose di questo genere. C'è la possibilità di mettere come un nuovo punto di partenza, però è anche vero che con queste carte c'è come da elaborare o
lavorare, se vogliamo, il vostro modo di vedere le cose. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Regina di coppe e 7 di bastoni. Io ho la sensazione che vogliate andare avanti in qualche cosa, ma al tempo stesso questi disequilibri, questa indecisione, questo non veder chiaro vi fa rimanere un po' sulla difensiva, secondo me. Qui c'è un 2 di bastoni, i progetti, la vista al futuro, e qua c'è un 3 di bastoni, il progetto che è già iniziato. Mm? Andiamo a vedere la forza. Mago nuovamente, re di pentacoli e amanti al contrario. Datemi una carta per gli amanti. Manca come un equilibrio di base, secondo me, qui, in tutta questa situazione. Probabilmente perché inizio mese avete la torre e quindi c'è come una destabilizzazione di certe ideologie, di certi equilibri, di certi... Il Papa rappresenta anche i contratti, quindi potrebbe esserci come una rottura o una ridefinizione, meglio detto, di certi contratti. Ecco perché poi da lì si parte con qualche cosa di nuovo. C'è la voglia comunque di progettare, non si vede effettivamente tutto chiaro, non c'è... Se fosse un rapporto lavorativo o anche relazionale, è come se non ci fosse lo stesso nutrimento da entrambe le parti. Ho come questa sensazione. Quindi qui avete la forza, è come un voglio provare lo stesso, voglio andare avanti, però poi arriva la stella, quindi arriva come un punto in alto che potrebbe essere un desiderio, potrebbe essere una canalizzazione, una presa di coscienza. Wow, cavaliere di coppe, 2 di spade e 5 di spade. Qui potrebbe effettivamente arrivare una proposta, un'offerta, che però, ripeto, tra queste carte qui e queste qui non avete tanto chiaro se potrebbe essere un'offerta vantaggiosa oppure no. Vediamo questo 3 di spade. Abbiamo un imperatore e la morte. C'è come un cambio di struttura, qui ragazzi. 3 di spade è una carta di sacrificio, è una carta che ci dice che bisogna lasciare indietro qualche cosa, considerata anche la morte. E qui abbiamo effettivamente la torre. Guardate, perché qua avete anche l'imperatrice. Io ho l'idea che ci sia come una struttura di base qui da lasciare indietro per dare come il passo a questo nuovo inizio. Può essere che non sia un inizio, diciamo così, stabile, dove vedrete subito chiare determinate dinamiche, però io ho come l'idea che si vada verso una nuova concretezza. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Cavaliere di spade. Mm. Abbiamo un 8 di coppe alla ruota della fortuna, ragazzi. Io sento che questa, come vi posso dire, determinazione nel mantenere saldo il vostro territorio, la vostra zona di comfort, la vostra zona di controllo, se vogliamo, darà la possibilità di cambiare effettivamente le cose a 360 gradi. Qui avete l'otto di coppe alla fine della lettura, qui avete il carro, io credo che ci sarà come un movimento in avanti, ci si sposta, si decide che tipo di direzione dare ad una relazione in particolare o ad una situazione. Per qualcuno si tratta di un cambio importante a livello di ruolo nella propria vita. Però devo dire che sento come se respingeste tutto quello che non vi dà la sicurezza che richiede l'imperatrice. Mm? Che interessante, imperatore, imperatrice, ruota della fortuna, papa, amanti.
2 di pentacoli. Mm. Potrebbe essere una storia per destino, una persona che state frequentando o una situazione anche che dovete affrontare un po' per destino, perché è come se aveste bisogno di forgiare qualche cosa. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Ci sono buone probabilità, soprattutto se avete perso il lavoro inaspettatamente, se avete deciso un po', ehm, diciamo in modo improvviso di lasciare il vecchio lavoro. Sento che gennaio è un ottimo periodo per mettere dei nuovi semi, non tanto il mese in sé, però avendo la ruota della fortuna qui a fine lettura, secondo me a fine mese cambia veramente un panorama. C'è comunque un'imperatrice, c'è un imperatore, c'è un papa. Secondo me c'è una possibilità di cogliere nuove occasioni, di vedere quello che prima non si vedeva. Si tratta di spostarvi un po', come vi dicevo prima, dalla zona di comfort, andare un po' oltre. Potrebbe essere anche lo spostarsi fisicamente, considerato il carro e l'otto di coppe. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, qui ci potrebbe essere, ragazzi, un cambio, un po', se vogliamo, in quello che sono dei ruoli. Ehm, io ho come l'idea che qualcuno non si senta soddisfatto di quello che porta a casa, sia a livello economico, sia a livello di soddisfazioni personali, sia a livello proprio di gratificazioni, umane. E ho l'idea che qualcuno andrà un po' dritto per la propria strada, sarete anche lì lì sul punto di valutare se interrompere questa collaborazione lavorativa, questo contratto di lavoro e dirigervi verso altro. È un po' il leitmotiv del mese, vado o non vado, ci riprovo a creare qualche cosa di nuovo, a creare delle nuove dinamiche nell'ambiente lavorativo, perché tutto sommato non è che non vada bene, però è come se aveste bisogno di più, è come se voleste di più, è come se avesse bisogno di far vedere al mondo quanto valete, quanto potete insegnare, tramandare, accompagnare gli altri. Effettivamente, con la ruota della fortuna a fine lettura, c'è un cambio di situazione. Non vi sento così sciolti nel prenderla, sinceramente, perché comunque la lettura finisce con un 7 di bastoni, quindi tendenzialmente state come tirando indietro, però secondo me si raggiungerà come una soluzione, un punto d'incontro, perché abbiamo l'imperatrice. Vi dico che qualcuno potrebbe anche decidere di interrompere il lavoro dipendente e iniziare un lavoro improprio o spostarsi presso qualche fratello, qualche cugino, qualche amico che ha già un'azienda e quindi iniziare un nuovo percorso lavorativo. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, dunque, potrebbero esserci delle nuove collaborazioni. Se fossero vecchi contratti, potrebbero dover essere rivisti. Anche per voi c'è come un'interruzione di qualche cosa di vecchio e una possibilità di sviluppare qualche cosa di nuovo. Devo dire che entro la fine del mese, con questa ruota della fortuna, potrebbero aprirsi strade inaspettate e io ho anche la sensazione che a livello di mole di lavoro, verso la fine del mese, ragazzi, ci sarà da correre. Ho come questa sensazione. Se parliamo di soldi, allora, qui sento che il mese sarà propizio, sarà un mese, diciamo, dove non vi potrete lamentare del flusso in entrata. Potrebbero farvi un qualche tipo di offerta di investimento, ma se non vedete chiaro, se non sapete abbastanza del tema, se non vi convince la persona,
prendete tempo, cioè non siete obbligati a dire di sì a nessuno, soprattutto se quando il sì è forzato. Ricordatevi sempre che quando qualcuno spinge, quando qualcuno forza, insiste e non molla la presa, è basso astrale. Cioè le decisioni si devono prendere serenamente, non perché c'è qualcuno che martella 24H perché noi prendiamo una certa decisione, una certa scelta, insomma. Quindi ehm, buone possibilità di guadagno, anche con la ruota della fortuna potrebbero esserci vincite al gioco, potrebbero essere eredità, potrebbero essere appunto occasioni fortunate, nuove possibilità di iniziare nuovi percorsi lavorativi, nuove collaborazioni. Diciamo che state andando verso una nuova concretezza, ragazzi. Mm? Per quello che riguarda le relazioni, allora, vi devo dire, se siete single, tenete presente che ho come l'idea che qualcuno ci sia già nell'aria, però qui c'è una torre e un 5 di pentacoli. Secondo me c'è anche una potenziale delusione che potreste vivere a inizio periodo. Ci sono degli alti e bassi, c'è come un... è strana l'energia perché da un lato c'è come questa voglia di mettere un seme, questa voglia di fare qualcosa, di creare qualcosa, di iniziare un movimento energetico con qualcuno. Dall'altra parte avete due sette di bastoni, gli amanti al contrario, tante carte qua che mi parlano di poca chiarezza mentale e quindi sento che è come se fosse un po' un tiramolla, da un lato sì, dall'altro lato no. Se non avete proprio nessuno, vi dico che potrebbe essere un mese tranquillo dove sarete più, diciamo così, focalizzati sul elaborare le vostre forme pensiero, il vostro modo di pensare, il vostro modo di vedere la realtà, il vostro modo di vedere le cose, il vostro modo di vivere le delusioni, di vivere questo crack, perché vi ricordo che la torre è la caduta dell'ego. L'ego è colui, è quello, è il nostro personaggio ed è quello che si attacca al risultato. Quindi qui c'è come una sorta di distacco, se vogliamo, energetico. Lo vediamo anche qui con la morte, il tre di spade, c'è da sacrificare qualche tipo di ideologia, però alla fine del mese, secondo me, potrebbe anche arrivare una persona nuova con questo cavaliere di spade. Mm? Se siete, fidanzati o in una relazione da diverso tempo, conviventi magari, allora anche per voi sento che gennaio collezionerete una delusione. C'è come la volontà di oltrepassare, c'è come la volontà di andare oltre, però è come se non si vedesse bene chiara la direzione da dare a questa situazione o a questa relazione. Sento che qui con la morte e il tre di spade c'è come qualche tipo di sacrificio da dover fare, c'è una sofferenza che avete bisogno di elaborare, di trasmutare, di portare a galla anche per qualcuno e entro la fine del mese comunque anche voi ragazzi avendo la ruota della fortuna si può parlare come di un cambio, potrebbe esserci un viaggio per qualcuno qui perché comunque abbiamo anche l'otto di coppe, il carro di qui, potrebbe esserci come un momento di ritrovo con la vostra persona di interesse che dà come una nuova con l'imperatrice solidità, no solidarietà, una nuova solidità alla relazione. Vi dico, per qualcuno la delusione potrebbe essere inerente al matrimonio, al ufficializzare la relazione o al fatto che potreste rendervi conto che non siete sulla stessa pagina, non siete sulla stessa barca, si vogliano cose diverse, per esempio. Per le persone che sono in una relazione clandestina, difficile, senza etichette, anche per voi sento che le cose prenderanno un'altra piega a inizio mese, però
diciamo, scusate, a fine mese, però a inizio o metà mese potreste sentirvi un po' cupi con questi pensieri che non sono chiari, potreste essere magari un po' sulla difensiva, fare come dei giochetti. Ehm, Però è anche vero che vi manca qualche cosa, vi manca come una partecipazione da parte dell'altra persona. Quando ci sono gli amanti al contrario è perché c'è un disequilibrio tra il dare e il ricevere e la temperanza ci dice proprio che c'è bisogno di rimettere in equilibrio questo dare e questo ricevere. Vi dico un'altra cosa. Se per caso foste di quelle relazioni che sono lì lì per separarsi, siete magari in un momento difficile, in un momento di crisi, arriva questa mega delusione, appunto, può essere che abbiate bisogno come di andare al passo successivo per vedere se effettivamente la relazione è concreta e ha solide basi di sviluppo, però in realtà sento che non andrà in quella direzione. Tenterete altre strade, secondo me, per cercare di dare appunto concretezza alla relazione. Io ho la sensazione che sarà più una cosa vostra piuttosto che della coppia, cioè sarete più voi che cercherete di, come dire, di spingere, se vogliamo. Però ho anche la sensazione che verso la fine del mese vi scoccerete un po', lascerete un po' perdere certe cose e automaticamente l'energia cambia. Perché qui abbiamo imperatore e imperatrice. Quindi qui c'è come la volontà di andare verso qualcosa di migliore, di andare verso qualcosa di più alto. Mi verrebbe anche da dire proprio di più profondo, di più concreto, di più creativo, di più bello, di più amorevole anche. Tenete presente che il cavaliere di spade, di solito essendo elemento spade, è una persona molto mentale e potrebbe anche risultare fredda. Ora, potreste essere voi che vi trasformate in questo personaggio per mandare avanti tutto questo movimento, oppure potrebbe essere l'altra persona che mi viene da dire ritorna un po' alla carica. Io sento che qui, se siete in una fase un po' critica, un po' grigia della relazione, potreste valutare a gennaio di chiudere completamente i rapporti e questo farà sì che le cose cambieranno. Se dovessimo parlare di progetti, ci sono degli ottimi progetti in ballo. Qualcuno potrebbe già anche essersi sviluppato o diciamo essere diventato concreto, però io ho come la sensazione che non sia ancora uno di quei progetti così stabili, così solidi da poter star tranquilli, cioè è ancora da monitorare. Se dovessimo parlare invece di famiglia, intesa come famiglia di anime, quindi amici, parenti, vicini, colleghi, è un periodo che tutto sommato le cose, insomma, funzionano. Potrebbe esserci qualche novità per qualcuno in ambito familiare, vi dico soprattutto. Potrebbe essere che qualche familiare, qualche amico abbia come un nuovo lavoro e qui potrebbe avere a che fare anche con voi se siete disoccupati con la ruota della fortuna. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Partecipazione e esaurimento. Da un lato sento che avete bisogno di fare le cose in equilibrio, dove ognuno mette la sua parte, qualsiasi sia il gruppo di lavoro, qualsiasi sia il gruppo di amici, di famiglia, piuttosto che in una coppia. È come il rendersi conto di far parte di un gruppo e questo esaurimento che è un 9 di bastoni, che è di nuovo una carta che parla di mettere i paletti, di mettere i confini. Io ho come la sensazione che sarete impegnati a stabilire le regole del gioco, la struttura,
l'ordine, qual è la progettualità insieme a queste persone o a questa persona e che cosa bisogna fare per riuscire a raggiungere quell'obiettivo. Vi dico, avete la ruota della fortuna alla fine della lettura, quindi secondo me un cambio abbastanza globale potrebbe esserci, un po' in tutti i sensi se vogliamo. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Carta numero 21 e parla di luna. Io onoro il sacro flusso e il ritmo del femminile. Qui avete anche la carta della stella, Però la cosa più importante è che si termina con un'imperatrice. Il potere creativo del divino femminile. Il divino femminile è presente in ognuno di noi, che siamo uomini o donne, tutti abbiamo una parte maschile e una parte femminile all'interno di noi. Si tratta di sviluppare la parte creativa, la parte che vi può dare la possibilità di far entrare questa ruota della fortuna. Attaccamento. Potrei vederlo con questa torre, 10 di bastone al contrario, 5 di pentacoli e 6 di spade. La cosa interessante è che questa persona è stata intrappolata in una ragnatela e di solito quando un insetto resta bloccato in una ragnatela quello che fa è dimenarsi per liberarsi e questo tipo di atteggiamento in realtà non fa che avvolgerlo ancora di più nella ragnatela, si incastra ancora di più. C'è un qualche tema con gli attaccamenti, ragazzi, e con il muoversi da una certa situazione, da una certa delusione, da un certo modo di pensare qui, Va bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se volete per caso fare lo stesso lavoro per conto vostro vi invito ad abbonarvi al canale. È la fascia di abbonamento più bassa e in quella parte tratto sia le credenze limitanti, temi di metafisica, metamedicina, l'astrale, la kundalini, la chiaroveggenza. Insomma ci sono una serie di temi legati alle energie sottili, ma legati anche alla crescita personale. Si vanno a vedere i traumi, come influenzano sul nostro modo di pensiero, su come cresciamo, insomma è un percorso di crescita. Ci sono comunque 4 playlist per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché spiego dei concetti nelle prime che poi riprendono nelle seconde, però è un corso di formazione, quindi è come se fossero lezioni da seguire in modo consecutivo. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, sono le playlist con le copertine lilla, così almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, amici del Capricorno, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!